ora c'è la rivoluzione! È stato letteralmente un delirio ottenerlo. Tra spedizione, tasse, dogane, era rimasto bloccato a Malpensa, dichiarazioni di sicurezza, cos'è, cosa non è, poi il corriere non lo consegnava, diceva che eravamo chiusi ma c'eravamo. Alla fine ieri abbiamo preso il mio mitico furgone, siamo andati al magazzino centrale con tanto di magazziniere che nel carico stava per distruggere il portellone del mio furgone. Occhio, 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 occhio. Ma alla fine fortunatamente non è successo niente. È arrivato, cioè l'abbiamo preso noi, ma vabbè, è arrivato. Ce l'abbiamo! Non mi sembra vero. Dopo più di 6 mesi ce l'abbiamo fatta. E sì, praticamente ci ha messo quasi come un bambino, quasi come un umano vero. Io non sto più nella pelle. Mi fa impazzire questa scatola con i simboli in cinese, perché ovviamente tutto questo arriva dalla Cina. Ma senza ulteriore indugio vediamo un po' di aprire il tutto, possibilmente senza fare danni. Sembra una di quelle casse contenenti cose strane. Si apre proprio così. Ok. Bello. Allora, questo è il telecomando. E poi qua c'è la scatola vera e propria. Cioè qua dentro c'è un robot. Tac. Si apre qui. Siete pronti? Eccolo qui! Allora, istruzioni: cavetto USB USB-C, alimentatore. Questa è la gamba! Pazzesco! Un conto è vedere tutti i video, un conto è averlo qua davanti. Vieni qui, piccolino! Esiste per davvero! Ciao, piccolino! Eccolo qua! Completamente non animato. Come vedete è un pochino più piccolo di un umano. Fermo, fermo, fermo. Porco cane. Adesso andiamo a spellicolare e togliere tutte le protezioni varie e poi ci occupiamo di tutto il setup e di tutta l'accensione. Comunque è pazzesco, cioè ogni pezzo è pieno di snodi, di motori, di attuatori e poi comunque finitura top. Loro sono sempre quelli di Unitree, quindi azienda cinese che fa robotica, esattamente gli stessi del mio cane robot. Liberiamo anche il braccio destro, la gamba destra. Mi fa senso perché già, anche se è totalmente fermo, mi sembra di toccare qualcosa che è effettivamente umano. Dottore, rimetto a posto. E poi abbiamo la testa che ha anche tutti i sensori, quindi qua cerchiamo di essere delicati. Esatto, c'è qua sotto il LiDAR e qua davanti, sotto questa pellicolina, abbiamo le varie telecamere. Ciao 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 ciao. Ovviamente qua parliamo di un super mega prototipo. Direte: Yaki, perché diamine hai preso un robot umanoide? Perché no, dico io, visto che ne abbiamo ampiamente parlato. Se non l'avete visto andate a recuperare il video su TechDale, dove ho spiegato il perché un sacco di aziende stanno sviluppando questi affari qui, da Tesla a Apple passando per Google, possibili scenari e cose future. E quindi, visto che questo è il primissimo esemplare di tutti questi robot che può essere effettivamente acquistato a un prezzo decisamente alto, perché parliamo di $16.000 più poi tutto il resto di spedizioni, dogane, cose varie, ma comunque ben più accessibile di tutte le varie mega cose di test. E quindi, oltre a tutte le cose stupide che farò in questo video e probabilmente nei prossimi video, l'idea potenzialmente è anche di studiare una tecnologia, capirla, provare a implementarla in qualche scenario. Sarà un bel casino perché non esistono tutorial da nessuna parte. Ho qualche amico programmatore nerd che mi darà una mano, ma se c'è qualche appassionato di robotica tra di voi, fatevi sentire. Cioè, guardate che figo, ma poi con sta faccia mi fa già tenerezza. Manca la batteria che va qua dentro, batteria che tra l'altro è arrivata con un altro corriere, altri casini, altri dazi e con infinite etichette di pericolo. Spero che non ci sia qua dentro un mattone, perché sennò il gioco è finito. Poi mi fa impazzire che sia tutto così artigianale, capito? Cioè questi fanno robot ed è tutto messo in scatole a caso. Allora, la batteria è questo bestione e soprattutto
e anche carica al 100%. Prima di fare danni però vediamo un po' il manuale. Allora, questo è il telecomando. Wow, molto semplice con i joystick, i tasti, e qua ci sono già indicate le combinazioni di tasti per fargli fare determinate azioni preimpostate. E sì, l'unico problema è che è tutto in cinese. Aiuto! La peppa! Praticamente ci sono due modi per accenderlo: o lo attacchi tipo a una piccola gru, oppure lo puoi accendere da seduto. Allora, dottore, venga qua. Sembra tipo, sai, quei bambini che non rispettano quello che gli dici. Sono 35 kg, considerate. Così. Non ci arriva giù. Scusi, non volevo. Allora, questo bisogna girarlo così. La batteria va ovviamente qua dentro. Ok, qua si accende. È vivo. Ok, dovrebbe essere nello stato giusto. Hold the G1 shoulder and press L1 up. Oddio! Sì. Ok. Però non sta. Dottore, tutto a posto? È in piedi. Ok, adesso è autonomo. Vedete, se lo sposto lui rimane in piedi. Quindi se vado in avanti dovrebbe andare in avanti. Ok, si sposa! Oh mio Dio! È la cosa più inquietante che io abbia mai visto in vita mia. Cioè, capito? Questa roba non è un video della Boston Dynamics demo fatto da chissà quali università ingegneri. Questa cosa ce l'ho, è davanti a me! Pazzesco! Può spostarsi lateralmente. Vieni qua. Ehi amici, volete vedere il mio robot? Allora, proviamo a farlo salutare. Salve! Meraviglioso! Proviamo a fare la stretta di mano. Buongiorno, piacere. Ah, così è quando si gira, perché ovviamente lui non è come noi stupidi umani, ma è potenzialmente super snodato. Poi tra l'altro dovrebbe avere un super equilibrio, quindi anche se lo sposto, vedete, lui dovrebbe essere in grado di rimanere sempre in equilibrio. Olè! Pazzesco! Posso dire che veramente mi fa paura questo affare. Così dovrebbe fare lo squat. Giù. Ok. E poi così dovrebbe ritornare su. Oh, dottore. Quindi sta facendo i suoi bisogni. Io ho paura che possa alzarsi di colpo e darmi un pugno. Ok. Ah, così marcia sul posto. Ottimo. Si tende un po' ad andare. Oh, sta a posto? Io potrei stare qua tutto il giorno soltanto a farlo andare avanti e indietro. È la cosa più assurda che ci sia mai stata dentro questo studio. E ce ne sono state tante di cose assurde. Allora, proviamo. Ok, scendi. Perché in teoria dopo il setup lui dovrebbe essere in grado di rialzarsi anche da totalmente sdraiato. Tipo, scusi. Ok. Vediamo. Ok, si riallinea. No, vabbè. Ma poi con che naturalezza. Occhio. Devo assolutamente provarlo. Guarda! Sì! È rimasto in piedi! Pazzesco! Yaki 10 minuti fa, questo robot lo useremo per fare ricerca e cose serie. Il robot 10 minuti dopo. Cowboy! È un nuovo sceriffo in città. È arrivato il momento di farli conoscere. 2025 amici! Le auto voleranno? No! Però abbiamo un robot umanoide e un robot cane che girano per lo studio. Allora, è passato un po' di tempo, sono stati fatti dei test assolutamente utili e non totalmente fini a se stessi. Ho un'idea. Ok? Posso dire
che funziona molto meglio di quello che pensassi? Dai, ma come fai a non amarlo? Che poi, scherzi a parte, programmandolo e fissandolo in una maniera sensata, veramente lo si potrebbe addestrare per fare un compito del genere. Cioè, questa è la cosa pazzesca. Potenzialmente un robot umanoide addestrato, tu puoi anche stare zitto, può fare qualsiasi cosa, soprattutto in un mondo che, vuoi o non vuoi, è progettato per noi umani. Bravo piccolino, bravo. Abbiamo l'applicazione aggiungi robot, trova il robot. È incredibile come diventi subito simpatico. Cioè, appena gli metti un cappellino da inquietante passa a essere una cosa super tenera. Ah, vedi, è coming soon. Non ci fa fare niente. Allora, da qua vedo semplicemente quello che fa il controller. Ah, che figo, guardate, tutti i motori, tutte le calibrazioni, comunicazione, peso, posizione, temperatura. Hello Ben Ben. Hello Ben Ben. Hello Ben Ben. Hello Ben Ben. No, il controllo vocale non va. Ovviamente non si può fare un granché perché, tra le altre cose, siamo tra i primi al mondo che abbiamo questo affare e giustamente non hanno ancora sviluppato l'applicazione. Infatti, se faccio Go, dove dovrei avere l'interfaccia del robot, mi dice che arriverà presto. No, 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 mi spiace piccolino, non volevo. Certo che hanno fatto il comando per salutare e il comando per autodistruggersi, che differisce solo di un tasto. Vediamo se lo tiri su da una posizione a caso cosa succede. Ah, si mette lui dritto e poi risale. No, io veramente non mi capacito, quindi purtroppo non si può fare un granché. Adesso vi faccio vedere meglio come sono fatte tutte le varie giunture e per farlo, visto che ce l'abbiamo, permesso, praticamente questo, guardate che sistema comodo che si sono inventati. Si aggancia a questi due ganci, qua puoi usarlo come maniglia oppure usarlo per tenerlo appeso in modo che non cada. È la prima volta che questo argano che abbiamo in studio viene utilizzato con uno scopo sensato, il che è tutto dire. Ma che succede se lo tiro su? No, 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 fermo. Un po' più su. Bravo il nostro ragazzo. Allora, abbiamo in totale 23 motori e motorini vari che gli permettono di avere 23 gradi di libertà. Rispettivamente le braccia hanno 5 motori per braccio, quindi la spalla che fa questo e fa questo, il gomito che fa questa roba qua e l'avambraccio che gira in questa maniera. Questo non ha niente perché è la versione base, la versione con anche gli attuatori che permetteva di aprire e chiudere con delle pinze le mani. Purtroppo non era disponibile, poi era un casino e poi costava tipo 4 volte tanto, quindi rimettiamo il suo guantino. Considerate che sia a livello meccanico sia a livello sensoriale quello che fanno le nostre mani è veramente un qualcosa di assurdo e, se ci pensate, è anche una delle cose principali che ci differenzia da tutto il resto degli animali. È una cosa molto affascinante che, tra l'altro, Musk raccontava in una delle conferenze dei robot di Tesla, è che noi i muscoli per muovere le mani in realtà ce li abbiamo praticamente nel braccio tramite tutta una serie di tendini e di cose varie, e anche in robotica stanno implementando soluzioni simili. E niente, io trovo che sia super affascinante quando la soluzione più efficiente la natura l'ha già inventata da un sacco di tempo. Già così però capite la complessità, cioè qua dentro devono passare tutti i cavi con tutti i sensori, davvero pazzesco. Proseguendo verso il basso abbiamo le nostre gambe che hanno un motore in più, infatti sono 6 motori per gamba. Questo ovviamente movimento fondamentale, dopodiché abbiamo l'apertura, questo movimento qua di rotazione, poi il ginocchio e infine il piede, che è molto più complesso di quello che sembra perché oltre a questo movimento può fare anche questo movimento. Abbiamo detto 23, ne manca uno perché ha anche il bacino che può ruotare, questa forse è la cosa più pazzesca di tutte, e ruota davvero tanto, quasi a 180 gradi. La testa non si muove, qua sotto appunto c'è il LiDAR e poi le varie telecamere, tra cui la telecamera di profondità. Capite quindi che in questo video vi ho fatto vedere i movimenti base dove cammina in giro, ma potenzialmente programmandolo è in grado di fare molto di più. Poi una delle cose che bisogna assolutamente trovare il modo di fare è riuscire a metterci ChatGPT dentro. Lui ha i microfoni, ha gli altoparlanti, quindi può parlare, può vedere, e potenzialmente sarebbe fighissimo se veramente
veramente un'intelligenza artificiale lo comandasse in maniera autonoma. Non è fantascienza, è un casino, non vi garantisco nulla perché ci sarà da smanettare davvero davvero tanto, ma vediamo cosa riusciamo a fare. Questo era semplicemente un video di test per vedere, per scoprirlo insieme. C'è tanto lavoro da fare, quindi sia se avete cose incredibilmente intelligenti qua sotto nei commenti sono ben accette, sia se avete idee di cose stupide da fare, appunto scrivetele qua sotto nei commenti. Io un bel po' di idee stupide ce le ho, sicuramente lo porteremo a fare un bel giro per Milano e magari non solo, anche perché la cosa divertente è che tecnicamente non esistono ancora leggi che definiscono cosa può fare e cosa non può fare un robot, ma soprattutto, signori e signori, occorre dare un nome a questo soggetto, quindi qualsiasi idea di nome scrivetemela e poi decideremo come chiamare il nostro robottone. Ansia, ansia, molta ansia. Quindi dal dottor Yaki e dal robot umanoide nostro nuovo amico a cui prestissimo daremo un nome era tutto. Ci vediamo prossimamente con prossimi esperimenti e cose varie. Ciao 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 ciao.